Ciao ragazzi, in questo tutorial impariamo a risolvere le disequazioni con prodotti, in cui i fattori sono tutti di primo grado. Le disequazioni di questo tipo, per poter essere risolte, devono essere ricondotte a questa forma. Un prodotto di due o più fattori di primo grado a sinistra del simbolo di disuguaglianza e lo 0 a destra del simbolo di disuguaglianza. Si tratta dunque di studiare il segno dei singoli fattori di questo prodotto. Per far questo non dobbiamo mai guardare il verso della disequazione, ma dobbiamo porre ogni fattore maggiore di 0, oppure, se è presente l'uguale nel testo, maggiore o uguale a 0. Qui in basso ho dunque trascritto ogni fattore presente nella disequazione e l'ho posto maggiore o uguale a 0, poiché è presente l'uguale nel testo. Attenzione dunque, non bisogna svolgere nessun prodotto tra le parentesi, altrimenti la nostra disequazione diventerebbe addirittura di terzo grado e non sapremmo come fare a risolverla. Risolviamo ora le singole disequazioni. Nella prima disequazione mandiamo il 3 a destra cambiandolo di segno, trovando la soluzione x maggiore o uguale a 3. Nella seconda disequazione mandiamo a destra l'8 cambiandolo di segno e poi, siccome il termine di sinistra ha segno negativo, cambiamo entrambi i segni e il verso e dividiamo entrambi i membri per 2, ottenendo x minore o uguale a 4. Per quanto riguarda infine la terza disequazione, portiamo l'1 a destra cambiandolo di segno, ottenendo x maggiore o uguale a meno 1. Rappresentiamo ora graficamente i tre risultati ottenuti. Disegniamo una retta orientata e posizioniamo su di essa i tre valori trovati. Attenzione, non è importante che siano rispettate le reali distanze fra i punti. I punti possono essere posizionati tutti alla stessa distanza l'uno dall'altro e il grafico sarà molto più leggibile. Tracciamo ora tre linee verticali che scendono dai tre punti posizionati sulla retta e rappresentiamo le tre soluzioni parziali trovate. Per quanto riguarda la prima soluzione, dobbiamo porre un pallino pieno in corrispondenza del 3 e tracciare una linea continua verso destra. Questa volta, a differenza di quanto fatto con i sistemi, dall'altra parte dobbiamo tracciare una linea tratteggiata. Procediamo ora in modo analogo per le altre due soluzioni. Per la seconda soluzione dobbiamo dunque posizionare un pallino pieno in corrispondenza del 4 e tracciare una linea continua verso sinistra. Dall'altra parte dobbiamo tracciare una linea tratteggiata. Infine, per quanto riguarda l'ultima soluzione, dobbiamo porre un pallino pieno in corrispondenza del meno 1 e tracciare una linea verso destra e dall'altra parte una linea tratteggiata. Vi ricordo che i tre pallini posizionati sono pieni poiché è presente l'uguale nelle tre soluzioni trovate. Dobbiamo ora analizzare il segno del prodotto presente nel termine di sinistra della nostra disequazione. Per far questo dobbiamo ricordarci che ogni linea tratteggiata corrisponde ad un meno ed ogni linea continua corrisponde ad un più. Per determinare il segno del prodotto a sinistra di meno 1 dobbiamo fare meno per più meno e meno per meno più. Però io vi consiglio di non utilizzare questo procedimento, ma semplicemente di contare il numero delle linee tratteggiate presenti in questo intervallo. Le linee tratteggiate sono 2 e 2 è un numero pari, dunque il risultato è più, poiché i meno si annullano a 2 e quindi, siccome il loro numero è pari, ogni coppia di meno si annulla. Nell'intervallo compreso tra il meno 1 e il 3 è presente invece una sola linea tratteggiata e 1 è un numero dispari. Dunque, in questo intervallo il prodotto è negativo. Passiamo ora all'intervallo compreso tra il 3 e il 4. Qui non è presente nessuna linea tratteggiata e dunque il segno del prodotto è per forza positivo. Infine, nell'ultimo intervallo, da 4 a più infinito, è presente una sola linea tratteggiata e 1 è un numero dispari, dunque il segno del prodotto è negativo. A questo punto, e solamente ora, dobbiamo guardare il verso della disequazione. Il verso è minore, dunque dobbiamo trovare quegli intervalli in cui il prodotto tra i tre fattori è negativo, e questi intervalli sono gli intervalli in cui compare il segno meno. Gli intervalli soluzione sono dunque questo e questo, cioè i valori della x che soddisfano la disequazione sono
x compreso tra meno 1 e 3 e x maggiore o uguale a 4. Tutti gli estremi sono inclusi, poiché tutti i pallini sono pieni. Prima di passare al prossimo esercizio, voglio fare un'osservazione importante. Se il verso della disequazione fosse stato maggiore o uguale, io avrei risolto la disequazione in modo identico fino alla rappresentazione grafica. Avrei fatto il prodotto dei segni in modo identico a quanto fatto in precedenza, però le soluzioni sarebbero stati gli intervalli in cui il prodotto è positivo e dunque le soluzioni sarebbero state x minore o uguale a 1 e x compreso tra 3 e 4, estremi inclusi. Passiamo ora ad un secondo esempio. Dobbiamo risolvere una disequazione con prodotti in cui i fattori sono potenze di polinomi di primo grado. Innanzitutto poniamo ogni fattore maggiore di 0. Vi ricordo che questa operazione va svolta indipendentemente dal verso della disequazione. Qui potrebbe benissimo esserci minore di 0. Inoltre, siccome nel testo non è presente l'uguale, anche i singoli fattori vengono posti maggiori di 0 e non maggiori uguali come nel caso precedente. Risolviamo ora le singole disequazioni. Per quanto riguarda la prima disequazione, sappiamo benissimo che ogni termine elevato al quadrato è maggiore di 0. L'unica eccezione si verifica quando la base è 0 e allora 0 al quadrato fa 0 e non è maggiore di 0. Dunque questa disequazione è verificata per ogni valore della x tranne lo 0. La simbologia utilizzata significa ogni x diverso dallo 0. Se per caso nel testo della disequazione fosse stato presente il maggiore uguale, la disequazione sarebbe invece stata sempre verificata, cioè sarebbe stata vera per ogni x appartenente a R. La seconda disequazione è molto semplice. Portando a destra il 2 e cambiandolo di segno, otteniamo la soluzione x maggiore di 2. Per quanto riguarda la terza disequazione, invece, possiamo fare la seguente considerazione. Ogni potenza dispari e la sua base hanno lo stesso segno. Ad esempio, meno 2 alla terza fa meno 8, più 4 alla terza fa più 64, meno 1 alla terza fa meno 1. Dunque, in caso di potenza dispari, possiamo semplicemente togliere l'esponente e risolvere la disequazione base maggiore di 0. Portando a destra l'8 e cambiandolo di segno, otteniamo la soluzione anche di questa disequazione. Infine, per quanto riguarda l'ultima disequazione, possiamo ragionare in modo analogo alla prima. Ogni potenza pari è sempre positiva, tranne quando si annulla la sua base. Dunque questa disequazione è sempre verificata, tranne quando x vale meno 1, valore che annulla la base. Infatti se x valesse meno 1 più 1 fa 0 e alla quarta fa ancora 0, che non è maggiore di 0. Dunque questa disequazione è verificata per ogni valore della x tranne il meno 1. Procediamo ora con la rappresentazione grafica dei risultati. La prima soluzione si rappresenta con una linea continua dalla sinistra fino alla destra del grafico con un pallino vuoto a 0, poiché 0 non è una sua soluzione. Per rappresentare la seconda soluzione disegniamo un pallino vuoto in corrispondenza del 2 e tracciamo una linea verso destra, mentre dalla parte opposta tracciamo una linea tratteggiata. Per rappresentare la terza soluzione tracciamo un pallino vuoto in corrispondenza del meno 8, poiché nella disequazione non è presente l'uguale, e tracciamo una linea verso destra, poiché i valori maggiori di meno 8 sono quelli a destra di meno 8. Dall'altra parte, come sempre, tracciamo una linea tratteggiata. Infine, siccome l'ultima soluzione dice che la disequazione è sempre verificata per ogni valore della x tranne il meno 1, tracciamo una linea continua dalla sinistra alla destra del grafico e facciamo un pallino vuoto in corrispondenza del meno 1. Dobbiamo ora fare il prodotto dei segni, o meglio, calcolare il numero di linee tratteggiate in ogni intervallo. Nell'intervallo più a sinistra, che sarebbe x minore di meno 8, sono presenti due linee tratteggiate. 2 è un numero pari, dunque il segno risultante è più. Per x compreso tra meno 8 e meno 1,
abbiamo solamente una linea tratteggiata. Dunque, siccome 1 è un numero dispari, il segno del prodotto è meno. Anche tra meno 1 e 0 abbiamo solamente una linea tratteggiata e dunque il segno prodotto è meno. E anche tra 0 e 2 si presenta lo stesso caso, dunque anche in questo intervallo il segno risultante è meno. Nell'ultimo settore, infine, non sono presenti linee tratteggiate e dunque il segno risultante è più. Per determinare l'insieme delle soluzioni della nostra disequazione dobbiamo ora osservare il verso della disequazione. È maggiore. Dunque l'insieme soluzione della nostra disequazione è costituito dai due intervalli in cui è presente il più, cioè questo e questo. La soluzione della nostra disequazione è dunque data dall'unione dei due intervalli x minore di meno 8 e x maggiore di 2. Non è necessario mettere gli uguali, poiché tutti i pallini presenti sono vuoti. In questo esempio abbiamo potuto notare che, quando sono presenti fattori elevati a potenza, ponendo ogni fattore maggiore di 0, le disequazioni in cui è presente una potenza pari sono sempre verificate, tranne tutt'al più per il valore che annulla la base, mentre per risolvere le disequazioni con esponente dispari non si fa altro che togliere l'esponente e risolvere base maggiore di 0. Faccio infine presente che se nel testo fosse presente anche l'uguale, cioè se ci fosse maggiore o uguale a 0 oppure minore o uguale a 0, siccome dobbiamo porre ogni fattore maggiore o uguale a 0, le disequazioni contenenti potenze pari sono sempre verificate. Dunque, la loro soluzione è per ogni x appartenente a R e la loro rappresentazione grafica è una linea continua dall'inizio alla fine del grafico, senza pallini vuoti in mezzo. Mentre per le potenze dispari si procede in modo analogo, solamente che nella soluzione sarà presente anche l'uguale. Prima di concludere, facciamo un breve riepilogo sulla procedura risolutiva delle disequazioni con prodotti e ripassiamo brevemente le varie eccezioni incontrate. Innanzitutto, per poter applicare la procedura che abbiamo descritto, la disequazione si deve presentare in questa forma: un prodotto di polinomi a sinistra, lo 0 a destra e un simbolo di disuguaglianza. Per poterla risolvere, bisogna porre ogni fattore maggiore di 0, oppure, se è presente l'uguale nel testo, maggiore o uguale a 0. Bisogna poi risolvere le semplici disequazioni di primo grado e trovare i loro risultati. A questo punto dobbiamo rappresentare graficamente i risultati, ricordandoci che se sono presenti simboli maggiore o minore, il pallino va fatto vuoto, mentre se sono presenti i simboli maggiore uguale o minore uguale, il pallino va disegnato pieno. Col maggiore o col maggiore uguale si traccia poi una linea verso destra, mentre col minore o con il minore uguale si traccia una linea verso sinistra. Dall'altra parte rispetto al pallino verrà disegnata una linea tratteggiata. A questo punto, per determinare il segno del prodotto, bisogna contare le linee tratteggiate. Se le linee tratteggiate sono in numero pari, il prodotto sarà positivo, poiché i meno si annullano a 2 a 2, mentre se le linee tratteggiate sono in numero dispari, il prodotto sarà negativo. A questo punto, e solo a questo punto, bisogna controllare il verso della disequazione. Se il verso della disequazione è minore oppure minore o uguale, gli intervalli di soluzione saranno quelli in corrispondenza dei segni meno, mentre se il verso della disequazione è maggiore oppure maggiore o uguale, gli intervalli di soluzione saranno quelli in corrispondenza dei segni più. A questo punto dobbiamo scrivere il risultato, ricordandoci che l'intervallo più a sinistra si indica con x minore di un certo valore. L'intervallo più a destra si indica con x maggiore di un certo valore, mentre tutti gli intervalli compresi tra due valori, e possono essercene molti, si indicano con x compreso fra due valori. Il passaggio conclusivo è quello del controllo dei pallini. In corrispondenza di ogni pallino pieno bisogna apporre un uguale sul corrispondente valore nella soluzione. Attenzione però! Se si presentassero un pallino pieno e un pallino vuoto sovrapposti verticalmente, oppure anche molti pallini pieni e un solo pallino vuoto sovrapposti verticalmente, l'uguale non va messo, perché abbiamo detto che
Per così dire, il pallino vuoto vince sempre. Con questo abbiamo concluso il discorso sulle disequazioni con prodotti. Nel prossimo tutorial vedremo come si risolvono le disequazioni fratte. Vi aspetto! Ciao!